Ciao a tutti. L'amore è uno dei sentimenti più profondi e appaganti che possiamo provare. Tuttavia, non tutte le relazioni che sembrano abbracciare l'amore sono effettivamente sane e reciproche. A volte quello che chiamiamo amore può nascondere dinamiche tossiche, manipolatorie o addirittura abusive. Riconoscere i segnali di una relazione malsana è fondamentale per proteggere il tuo benessere emotivo e la tua integrità. Se il tuo partner ha uno o più di questi comportamenti, è il momento di riflettere seriamente sulla tua relazione. Ti sminuisce costantemente. Se il tuo partner ti critica regolarmente, ti fa sentire inadeguata o ridicolizza le tue emozioni e i tuoi sogni, questo non è amore. L'amore vero si basa sul rispetto reciproco e sul sostegno, non sulla necessità di umiliare l'altro per sentirsi superiori. Le frasi come non sei capace di fare niente oppure sei troppo sensibile sono segnali evidenti di una relazione tossica. Ti controlla. Un partner che vuole avere il controllo totale sulla tua vita non sta dimostrando amore, ma insicurezza e bisogno di dominare. Questo può includere il controllo su come ti vesti, con chi parli, cosa fai nel tuo tempo libero o anche sul tuo denaro. Un partner amorevole incoraggia la tua autonomia e celebra la tua indipendenza. Ti isola dai tuoi cari. Un segno pericoloso di una relazione tossica è quando il tuo partner tenta di isolarti dai tuoi amici o dai tuoi familiari. Questo comportamento spesso nasce dal desiderio di renderti più dipendente da lui o da lei, eliminando il tuo sistema di supporto. Frasi come non mi piace quando esci con loro oppure sono gli altri che ci mettono contro sono un campanello d'allarme. Minimizza o ignora le tue emozioni. Un partner che non prende sul serio i tuoi sentimenti o li minimizza non sta dimostrando amore. Frasi come stai esagerando oppure non è un problema così grande invalidano le tue emozioni e possono farti sentire come se i tuoi pensieri e le tue preoccupazioni non fossero importanti. Usa la manipolazione emotiva. La manipolazione emotiva è una forma sottile ma devastante di abuso. Questo può includere il senso di colpa, il gaslighting, ovvero farti dubitare della tua percezione della realtà, o il ricatto emotivo. Frasi come se mi lasci non so cosa farò, oppure se mi amassi davvero faresti questo, sono esempi di comportamento manipolativo. Ti fa sentire sempre in colpa. Un partner che ti fa sentire costantemente in colpa, anche per cose fuori dal tuo controllo, sta esercitando un potere negativo sulla tua autostima. Ti accusa di non fare abbastanza, di non essere abbastanza o di essere la causa di tutti i problemi nella relazione. Questo non è amore, ma una dinamica tossica che ti logora. Non rispetta i tuoi confini. L'amore sano si basa sul rispetto dei confini personali. Se il tuo partner ignora i tuoi no, ti pressa a fare cose che non vuoi o non rispetta il tuo spazio, questo è un chiaro segnale che la relazione non è sana. Amare significa rispettare l'altro come individuo, con le sue necessità e con i suoi limiti. Usa la rabbia per intimidire. Se il tuo partner esplode di rabbia per motivi banali o usa l'aggressività per farti paura o per controllarti, è un segnale grave di abuso emotivo. Nessuno merita di vivere nella paura o di camminare sui gusci d'uovo per evitare conflitti. Non ti fa sentire amata o apprezzata. Una relazione sana ti fa sentire amata, apprezzata e rispettata. Se il tuo partner non ti dimostra affetto, non ti sostiene nei momenti difficili o non celebra i tuoi successi, è importante chiedersi se questa relazione è davvero amore. Promette di cambiare, ma non lo fa mai. Molte persone rimangono in relazioni tossiche perché il partner promette continuamente di cambiare. Tuttavia, le parole senza azioni concrete sono vuote. Se il tuo partner continua a ripetere gli stessi comportamenti dannosi nonostante le sue promesse, è probabile che la situazione non migliorerà. Ma scopriamo quali frasi utilizza un manipolatore per esercitare controllo o influenzare emotivamente una persona. Queste frasi sono spesso subdole e mirano a far sentire l'altra persona in colpa, insicura o dipendente. Frasi per colpevolizzare.
Dopo tutto quello che ho fatto per te, ecco come mi ripaghi. Se mi amassi davvero non faresti mai una cosa del genere. Sei tu il problema, non io. Tutto quello che succede tra noi è colpa tua. Non riesco mai a fare niente di giusto per te, vero? Frasi per minimizzare o invalidare. Stai esagerando, non è niente di grave. Sei troppo sensibile, ti offendi per tutto. Non capisci mai quello che intendo dire. Sei paranoica, ti fai film che non esistono. Non dovresti sentirti così, sei solo drammatica. Frasi per isolarti. I tuoi amici non vogliono il tuo bene come faccio io. La tua famiglia si intromette troppo nella nostra vita. Non hai bisogno di nessuno oltre me. Non capisco perché devi sempre uscire con loro. Le persone intorno a te sono tutte gelose di noi. Frasi per controllarti. Non mi piace come ti vesti, sembri poco seria. Non voglio che tu parli con quella persona. Fai come ti dico e non ci saranno problemi. Non prendere decisioni senza di me. Non dovresti fare nulla senza chiedermelo prima. Frasi per manipolare emotivamente. Se mi lasci non so cosa farò, forse la farò finita. Non troverai mai nessuno che ti amerà come me. Ti rendi conto di quanto mi stai facendo soffrire? Non ho bisogno di nessuno, ma resto con te perché ti amo troppo. Ho sbagliato, ma anche tu hai le tue colpe. Frasi per creare confusione come il gaslighting. Non ho mai detto quello, te lo stai inventando. Stai ricordando le cose nel modo sbagliato. Ti rendi conto che nessuno ti crederà se racconti questa storia? Sei tu quella che sta perdendo la testa. Ti immagini cose che non esistono. Frasi per giustificarsi. Faccio queste cose solo perché ti amo. Non volevo ferirti, ma mi hai provocato. Non sono io a essere sbagliato, sei tu che non capisci. Sono fatto così, non posso cambiare. Non è colpa mia, sono le circostanze che mi portano a comportarmi così. Queste frasi sono spesso usate per destabilizzare, manipolare o controllare una persona. Se senti frasi simili in una relazione, potrebbe essere utile riflettere sulla dinamica e cercare supporto da amici, da familiari o dai professionisti. Cosa fare? Se riconosci uno o più di questi comportamenti nella tua relazione, è importante agire. Parla con una persona di fiducia, come un amico, un familiare o un terapeuta. Non devi affrontare questa situazione da sola. Ricorda che meriti una relazione basata sull'amore autentico, sul rispetto e sul supporto reciproco. Nessuno ha il diritto di farti sentire sbagliata. Se il tuo partner si comporta in questo modo, non è amore. In questo caso, la scelta più sana e più coraggiosa è andarsene via. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.